Vittoria quindi per la nostra Inter stasera 2-0 contro la Lazio, partita che poteva essere insidiosa per quelle che erano anche le premesse chiaramente del turnover, no, che era necessario per quanto riguarda questa partita di Coppa Italia, anche in previsione di quelle che saranno poi le altre partite. Una partita che comunque è stata insomma non a ritmi altissimi, possiamo dire. Ne parleremo comunque adesso nel video. Nel frattempo vi ringrazio sempre, io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista, benvenuti qui sul canale. Ieri ho fatto giusto un video in turco per commentare uno dei derby di Istanbul, quindi se volete andatelo a recuperare, ci sono i sottotitoli comunque in italiano, in inglese, se vi può interessare. E niente, entriamo dunque nel merito di quella che è stata la partita, una partita che come detto poteva essere un po' insidiosa, se così possiamo dire, perché era una partita che chiaramente come sapevamo, no, già da prima, cioè già da Inter-Genoa, dopo Inter-Genoa, ci sarebbe stato molto turnover, così è stato chiaramente, a ragion veduta. È stata una partita che comunque nonostante l'ampio turnover ha poi purtroppo portato a degli infortuni, il primo di Darmian, chiaramente sembra essere un riferimento, un risentimento ai flessori. Vedremo insomma quello che saranno poi quello che sarà il tempo di recupero, e l'altro di Frattesi, che comunque non era già, anche prima della partita non era diciamo al 100%, ha stretto i denti per essere presente. Vedremo un po' quello che sarà ecco, il risultato le notizie dall'infermeria, quali saranno. Venendo alla partita, chiaramente era una partita che mi aspettavo onestamente di questo tipo, una partita che comunque era su ritmi bassi per quanto riguarda l'Inter normalmente, perché comunque con l'ampio turnover il centrocampo è comunque totalmente rimaneggiato, difesa anche, se così possiamo dire, anche se comunque 2/3 tra Pavard e De Vrij, bene o male si definisce chiaramente una difesa titolare da quando è tornato comunque Cerbi e lui ha ripreso il posto da titolare, con De Vrij che è comunque un titolare aggiunto, Bissek a sinistra come terzo di sinistra, poi Darmian proprio come quinta a destra, anche se dopo circa una ventina di minuti è entrato Dumfries in partita proprio per l'infortunio a Darmian, e Di Marco come quinta a sinistra, e poi in attacco la coppia Taremi-Arnautovic. Una partita che, ripeto, non era partita su ritmi altissimi. La Lazio ogni tanto, diciamo, possiamo dire che ai punti la Lazio nel primo tempo soprattutto meritava comunque forse qualcosina in più, anche se ci sono state, in generale comunque era una partita su ritmi bassi che ogni tanto diciamo offriva qualche folata offensiva sia da parte della Lazio che da parte dell'Inter. La Lazio diciamo in maniera anche più concreta perché arrivava al tiro in porta, l'Inter un po' meno. Onestamente volevo soffermarmi un attimo anche sul discorso di Taremi. Si sta creando sempre quella solita atmosfera, no, che noi interisti e comunque l'ambiente di San Siro in generale forma attorno a un giocatore che ha difficoltà, no? Quando fu di Correa per esempio l'anno scorso si cerca sempre di trovare questo capro espiatorio. Vi posso garantire che chiaramente non è facile giocare in queste condizioni. Non credo sia il caso di fischiare Taremi, perché comunque è vero che ha fatto dei controlli sbagliati, è vero che comunque dovrebbe essere molto più partecipe dal punto di vista realizzativo, però se non ve ne siete accorti ha fatto un lavoro molto sporco, ha recuperato molte palle, e soprattutto bisogna sempre analizzare quello che è stato l'impiego di Taremi durante la stagione. È sempre o subentrato comunque a partite già decise, in partite già decise, o comunque ha giocato all'inizio con formazioni molto spesso rimaneggiate. Probabilmente ce l'avrete già presente l'anno scorso, per esempio in Champions League, 2 anni fa, scusate, in Champions League, quando l'Inter affrontò il Porto. Taremi è stata davvero una spina nel fianco della difesa dell'Inter, molto pericoloso, molte volte è andato vicino al gol. Quello è il Taremi reale, non è questo che stiamo vedendo qui all'Inter, che probabilmente sta soffrendo un po' l'adattamento, no, a una realtà totalmente diversa, a un pubblico molto più esigente, a delle pressioni molto più elevate. Quindi io invito sempre insomma a un po' di calma e cautela con quelle che sono le critiche, con quelle che sono gli attacchi ai giocatori. Poi per carità,
A fine stagione magari si possono anche tirare le somme, capire un po' quello che non è andato, insomma vedere un po' se è il caso magari di cambiare qualcosa. Io comunque almeno un altro anno a Taremi lo darei, giusto per adattarsi, per capire effettivamente che tipo di giocatore e che impatto può avere sull'Inter. Altre parole chiaramente positive, in questo caso per quanto riguarda Arnautovic, perché sembra davvero un po' rinfrancato, devo dire, no, da questa situazione, perché comunque è entrato con voglia, ha lottato su molti palloni, ha fatto un gol strepitoso, chiaramente incredibile, voglio dire, che nessuno di noi chiaramente si poteva aspettare un tipo di gesto tecnico, un gesto tecnico di questo tipo, e onestamente mi fa molto piacere per quanto riguarda Arnautovic, che ho visto con uno spirito molto più propositivo rispetto a prima, no? Solitamente è molto triste, molto, diciamo, come dire, sfiduciato da un certo punto di vista, però devo dire che stasera e anche nelle partite precedenti è entrato con una voglia diversa di incidere, e si è visto. Stessa cosa per quanto riguarda Correa, che sembrava si fosse infortunato nella partita contro il Genoa, ma in realtà no, è stata semplicemente una semplice botta al ginocchio a quanto pare, e quindi è stato già subito abile e arruolabile per questa partita, e anche lui è entrato molto bene, ha guadagnato un calcio di rigore netto, quindi diciamo che le chiacchiere da questo punto di vista stanno a zero, e devo dire anche lui poi ha creato qualche problema alla difesa della Lazio dopo in qualche altra azione, insomma anche lui con un atteggiamento molto molto propositivo. Io credo che dal punto di vista psicologico bisogna recuperare Taremi. Anche Frattesi secondo me soffre un po' quelle che sono state chiaramente le dinamiche precedenti, no, del mercato invernale, e quelle che sono state anche chiaramente probabilmente anche delle dinamiche personali, col discorso di qualche problema di salute di sua nonna, insomma, a cui sappiamo che lui è molto legato, quindi insomma una partita che poteva essere insidiosa, che onestamente l'Inter ha passato a pieni voti, nel senso che comunque chiaramente dal punto di vista del gioco poteva essere molto molto meglio, ma vedendo una Lazio che comunque si è presentata a San Siro in modalità offensiva, con giocatori che comunque normalmente sono titolari come Zaccagni e tutti gli altri, no? Anche a centrocampo Guendouzi, Rovella, giocatori che sono normalmente titolari, è chiaro che poteva sembrare una partita un po' difficile, però devo dire che la difesa si è comportata molto bene, il centrocampo comunque è stato abbastanza attivo, Aslani ancora una volta prestazione un po' opaca, e niente, insomma vediamo un po' quello che succederà nei prossimi giorni anche per quanto riguarda la situazione infortuni. Per me è stata una partita comunque buona, vedremo, ripeto, nei prossimi giorni anche come ci si avvicinerà alla sfida con il Napoli, che è una sfida chiaramente fondamentale, e speriamo di poter recuperare insomma quanti più giocatori possibili. Va bene? Vi ringrazio ragazzi, ci aggiorniamo, mi raccomando iscrivetevi, condividete, lasciate like, ho visto che già stiamo crescendo tantissimo, quindi per favore continuiamo così, e niente, ci aggiorniamo quanto prima, vediamo un po' che tipo di contenuti posso condividere con voi. Un abbraccio, ciao!